Ciao a tutti e ben ritrovati su Solfatara News. Ancora una volta vogliamo ringraziare tutti voi che ci seguite ogni giorno, che commentate, condividete i nostri video e sostenete il nostro lavoro. Un ringraziamento speciale va a chi sta partecipando alla raccolta fondi su GoFundMe per il nostro nuovo drone termico, che ci permetterà di monitorare con ancora più precisione la situazione sempre più preoccupante della caldera dei Campi Flegrei. E se è la prima volta che ci guardi, iscriviti subito al canale. Qui non troverai sensazionalismo da salotto, ma immagini vere, dati reali e la voce di chi da anni documenta sul campo, ogni giorno, ciò che davvero accade nel cuore del vulcano. Oggi partiamo da un punto che ormai sembra diventato il simbolo della negligenza e dell'indifferenza, via Antiniana. Una strada che, come abbiamo più volte mostrato, corre esattamente sopra una fumarola attiva e che negli ultimi mesi si sta letteralmente sfaldando sotto i nostri occhi. Abbiamo ripreso quella zona decine di volte con droni e telecamere termiche e i risultati sono sempre gli stessi. Temperature troppo alte, totalmente incompatibili con l'asfalto e con una normale sicurezza stradale. Il manto è collassato in più punti, la superficie è deformata e ai bordi emergono colonne di vapore che non lasciano spazio a dubbi. Sotto quella strada c'è un inferno caldo e vivo. Non è la prima volta che la via Antiniana mostra segni di cedimento, ma la differenza, oggi, è che la temperatura delle fumarole è in costante aumento. Le nostre misurazioni mostrano valori che superano di gran lunga quelli dichiarati dagli enti ufficiali, eppure nessuno interviene davvero. L'INGV, dopo un sopralluogo, ha parlato di temperature non superiori ai 55 gradi, attribuendo i danni al cattivo rifacimento del manto stradale. Ma noi di Solfatara News, con le nostre fotocamere termiche professionali, abbiamo registrato ben altri numeri, valori che superano anche gli 80 gradi sui bordi laterali della strada. E anche ammesso che fosse solo un problema di lavori malfatti, chiediamoci, è normale lasciare una strada in quelle condizioni per settimane sotto il passaggio quotidiano di camion e auto? È normale aspettare che qualcuno si faccia male prima di agire? Perché, diciamolo chiaramente, via Antiniana non è una strada qualsiasi. È una via ad alto scorrimento, piena di attività commerciali, attraversata ogni giorno da centinaia di veicoli. Eppure, nonostante i continui allarmi, le transenne restano lì. La voragine continua ad aprirsi e l'unico intervento reale è stato un rattoppo provvisorio, già riaperto, da dove adesso fuoriesce nuovamente fumo. Un fumo che brucia la pavimentazione e corrode lentamente tutto ciò che si trova sopra. Poco più avanti, vicino all'ingresso del campo di calcio, la scena è ancora più inquietante. La parte di asfalto già tagliata sta sprofondando, creando uno scalino pericoloso e visibilmente in discesa. È come se il terreno sotto la strada stesse collassando centimetro dopo centimetro. E noi ci chiediamo, dove sono gli interventi strutturali? Dov'è la prevenzione? Chi deve garantire la sicurezza pubblica? Cosa aspetta a intervenire? Noi di Solfatare News non ci fermeremo. Nonostante il silenzio delle istituzioni e la mancanza di risposte, continueremo a mostrare le immagini, i video e i dati reali, giorno dopo giorno, finché qualcuno non prenderà in mano la situazione. Non ci stancheremo. Non lo facciamo per creare allarmismo, ma perché la verità in questo momento fa paura e va raccontata. E la verità è che l'intera area flegrea si trova in una fase di crescente instabilità. Oggi, nonostante le condizioni meteo difficili, abbiamo continuato il monitoraggio della fumarola Pisciarelli e le immagini che vi mostreremo sono impressionanti. Il getto di vapore è più intenso che mai, la pressione è in continuo aumento e le scosse sismiche, anche se di bassa magnitudo, non si fermano. Questo è il segno inconfondibile di una caldera in tensione, di un sistema vulcanico che respira, si espande, accumula energia. Per chi non la conosce, la fumarola Pisciarelli è un luogo unico e inquietante allo stesso tempo. Oggi è considerata la più grande e la più monitorata dell'intera area flegrea, ma fino a pochi anni fa era visitabile liberamente. Pensate, fino al 2003 è stata una piccola pozza di fango con esalazioni di vapore, quasi un'attrazione turistica. Poi, in quell'anno, accadde un episodio che segnò una svolta. Una piccola eruzione freatica, con getti di acqua e fango bollente lanciati a diversi metri d'altezza. Da allora, Pisciarelli è diventata una zona interdetta, monitorata costantemente dai vulcanologi dell'INGV. Negli anni successivi, quel piccolo punto di emissione si è trasformato. Oggi la bocca è ampia, rumorosa,
e alterna periodi di fango ad alta pressione a momenti di emissione di gas vulcanici puri. Le analisi mostrano che l'anidride carbonica emessa raggiunge circa 5.000 tonnellate al giorno, un valore che gli esperti paragonano a quello di un vulcano in piena attività eruttiva. Non è esagerazione, è un dato che emerge dagli stessi rapporti scientifici. E poi c'è il cratere Solfatara, chiuso al pubblico dal 2017 dopo la tragedia che nessuno può dimenticare. Durante una normale visita, una famiglia perse la vita in pochi istanti. Il terreno cedette improvvisamente e le esalazioni di gas tossici non lasciarono scampo. Da allora la Solfatara è inaccessibile, ma non dorme. Noi la monitoriamo ogni giorno con i nostri droni e le immagini mostrano una ripresa evidente dell'attività fumarolica, un aumento della temperatura e della pressione interna. Anche nei giorni scorsi dal cratere si è sollevata una colonna di vapore costante e i nostri droni hanno registrato visivamente punti di calore anomali lungo i bordi interni. Tutto questo, unito alla serie di microterremoti continui che stanno interessando la caldera, non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche. Qualcosa si sta muovendo sotto i nostri piedi. E il cratere Solfatara, chiuso dal 2017 dopo la tragedia in cui perse la vita un'intera famiglia, continua a mostrare forte attività fumarolica e pressione interna crescente. I piccoli terremoti e gli sciami sismici indicano chiaramente che la caldera è instabile e che il sistema vulcanico respira energia costantemente. Ed è qui che entra in gioco un elemento fondamentale che pochi comprendono: la struttura geologica dei Campi Flegrei. Secondo uno studio recente riportato anche da Il Mattino, la crosta terrestre in questa zona presenta uno strato debole e sottile, molto più fragile rispetto ad altre aree. Questa debolezza strutturale rende il terreno vulnerabile a fenomeni di sollevamento e abbassamento, conosciuti come bradisismo, e aumenta il rischio di cedimenti improvvisi, fratture e fuoriuscite di gas. Ma non solo. Questo strato debole può anche facilitare future eruzioni o fuoriuscite di magma, perché il terreno sotto la caldera è già soggetto a tensioni continue. In altre parole, la fragilità della crosta significa che ogni aumento di pressione nella fumarola Pisciarelli, ogni scossa sismica, ogni deformazione del terreno non è un episodio isolato, ma parte di un quadro molto più grande e potenzialmente pericoloso. La domanda che poniamo, ancora una volta, è semplice ma scomoda. Perché si continua a minimizzare? Perché si ignora un territorio che da secoli è noto per la sua pericolosità? Ricordiamolo. L'ultima grande eruzione dei Campi Flegrei, quella di Monte Nuovo nel 1538, avvenne dopo mesi di sismi, fumarole e rigonfiamenti del suolo, esattamente come quelli che oggi stiamo registrando. La storia ci parla, ma sembra che nessuno voglia ascoltarla. Noi continueremo a farlo, continueremo a monitorare, a raccontare, a denunciare, perché non è solo un dovere giornalistico, ma un dovere civico. Ogni giorno raccogliamo dati, immagini e testimonianze per costruire un archivio reale, indipendente, libero da pressioni, perché la conoscenza è l'unico strumento che può salvare vite umane. Grazie a tutti voi che ci sostenete, che condividete i nostri contenuti e che credete nel nostro lavoro. Continuate a seguirci, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e aiutateci nella raccolta fondi su GoFundMe per il nuovo drone termico. Sarà la nostra arma in più per osservare, da vicino e in sicurezza, le zone più delicate della caldera. Noi non smetteremo mai di vigilare. Finché il fumo uscirà dal cuore dei Campi Flegrei, Solfatara News sarà lì a documentarlo. Perché dietro quel vapore c'è la voce di un vulcano che non ha mai smesso di respirare.